Buonasera amici di MRTV, benvenuti a questa nuova puntata di Medium, come sempre qui con me, Marco Ludovico. Ciao Marco, Ciao Serena, ciao a tutti, ben ritrovati. ben ritrovato a te Marco. Allora, l'argomento di questa sera è un argomento secondo me particolarmente interessante che riguarda alcuni aspetti, alcune interpretazioni diverse di quello che è il libro più venduto, ma anche più interpretato della storia dell'umanità, almeno da quello insomma che sappiamo oggi, e che è la Bibbia. E quindi andiamo a presentare la nostra ospite di oggi, che è Cinzia Mele. Benvenuta Cinzia! Ciao Serena, ciao Marco, ciao a tutti e grazie per l'invito. Grazie a te Cinzia per aver accettato invece di essere qua con noi. Allora Cinzia, partiamo da questa tua seconda opera in realtà che è La Bibbia, il Regno del Nord, ma prima di addentrarci su quello che è questa tua ricerca che hai fatto, racconta un po', insomma, ai nostri amici, per chi non ti conosce ancora, come nasce questa tua passione e perché sei arrivata proprio a collegare la Bibbia con il Regno del Nord. Allora, io sono un ricercatore indipendente nel campo dei racconti mitologici che mi hanno sempre molto interessata e incuriosita perché li ritengo fonti storiche che devono essere comprese e che contengono elementi utili a capire la nostra storia più antica. La passione per la Bibbia invece è nata 10 anni fa, grazie al lavoro di Mauro Biglino, che ha cominciato a raccontare, quali siano i veri contenuti della Bibbia, partendo da traduzioni letterali. Quindi la mia passione è nata lì e poi l'ho sviluppata andando oltre, perché comunque la Bibbia chiama in causa, un'infinità di argomenti ai quali mi sono appassionata. Quindi la passione per la Bibbia, diciamo, è nata grazie a Mauro Biglino. Beh, insomma, Mauro Biglino che è comunque coautore con te di questi testi, quindi è nata Eh sì, anche una bella collaborazione, oltre la passione, insomma, sì, per questo libro. è nata una collaborazione per un caso fortuito. Quindi, molti anni fa, per puro caso, cercando con Google Earth dei siti archeologici, in particolare cercavo il sito di Sodoma, di cui avevo sentito parlare, in merito a nuove scoperte, perché in realtà non è mai stata rinvenuta questa località. Quindi cercavo con Google e Google Earth mi ha portato direttamente in Finlandia, al che, in un primo momento l'ho presa sul ridere, perché ho detto: "Che strano che ci sia qui una località che si chiama così". Così, allora ho digitato anche Gomorra e ho visto che c'era anche quella località. Allora proprio, diciamo non ipotizzando niente di particolarmente interessante dietro quei nomi, ho che fossero dovute a qualche motivo anche goliardico e ho cominciato a indagare sull'origine di questi nomi, scoprendo che nessuno ne sapeva niente, perché ho cercato notizie ovunque ed erano completamente sconosciute. Così che, in un secondo momento ho scritto all'Istituto di Toponomastica finlandese chiedendo spiegazioni in merito e mi hanno risposto quello che poi ho ritenuto una risposta che era una semplice deduzione, perché mi hanno detto che erano località, dovute a qualcuno che si era ispirato alla Bibbia. Quindi ho replicato chiedendo da chi e in che epoca, fossero state chiamate così e mi hanno risposto che non erano a conoscenza, non lo sapevano. Al che ho pensato che fosse appunto una loro deduzione, che non ci fosse in realtà fonti storiche in merito e ho cominciato a cercare altre località bibliche e ne ho trovate molte, tra cui il fiume Giordano, la Valle del Giordano, il deserto del Sinai, il monte Sinai, ma soprattutto ho cominciato a confrontare,
la toponomastica finlandese, anche la morfologia dei luoghi, con il racconto biblico. E ho visto con mio grande stupore che il racconto biblico descriveva in una maniera impressionante, quello che io vedevo in Finlandia. Cosicché, dopo aver anche constatato che gli stessi esegeti dicono che quelle località sono di difficile individuazione, quindi in Medio Oriente non sono mai state rinvenute né quelle né altre connesse al famoso racconto di Sodoma e Gomorra, ho contattato Mauro. E quindi da lì è nato il nostro incontro, a lui ho raccontato quello che qui ho raccontato in maniera molto sintetica, in realtà la situazione era più complessa e lui si è incuriosito come me, dicendo che non era a conoscenza di questa situazione e quindi abbiamo poi, cominciato insieme ad approfondire il tema. In particolare poi lui mi ha chiesto riscontro di alcune località dibattute che sono introvabili in Medio Oriente e con nostro reciproco stupore non solo si trovavano, ma anche i siti archeologici connessi, si rivelavano davvero stupefacenti. E così è nato il primo libro, Gli Dei Baltici della Bibbia, che è stata di fatto un'osservazione che io definisco pionieristica, perché abbiamo confrontato vari libri della Bibbia, rispetto agli itinerari che, è possibile rinvenire nelle terre del nord, non solo in Finlandia perché, i territori coinvolti sono moltissimi, sono tutti quelli che si affacciano sul Baltico. Quindi lì è stata una prima osservazione pionieristica, comprensiva di toponomastica, siti archeologici e convergenze con i racconti mitologici nordici. Dopodiché è rimasta in sospeso la domanda che è la domanda che sovrasta tutto, cioè, bello tutte queste convergenze, tutte queste coincidenze sono molto intriganti, peccato che il popolo di Israele si trovi in Medio Oriente. E quindi, abbiamo continuato, abbiamo ripreso da capo lo studio, dal libro della Genesi fino al libro di Ezechiele e siamo riusciti a formulare un'ipotesi sul quando il popolo di Israele, o perlomeno una piccola parte di esso, arriva in Medio Oriente. Il microfono ovviamente che avevo avevo Infatti non ti tolto. Infatti mi okay. sono accorta, perché poi inizio a parlare, no, lo stacco, sto lì ascolto e poi ovviamente mi dimentico. Allora Cinzia, partiamo proprio da questo libro, da questo secondo libro che riguarda principalmente appunto la toponomastica, i luoghi, eccetera. E tu come dicevi appunto, e come dice anche il sottotitolo del libro, fate un'analisi dalla Genesi Mh-mh. al viaggio di Ezechiele. Quindi poi magari se vorrai ci dirai quando finalmente avete scoperto che il popolo di Israele arriva in Medio Oriente, oppure insomma lo lasciamo a chi vorrà leggere il libro. Però tutto parte appunto da Genesi. E quindi quali sono gli aspetti principali che tu hai riscontrato, tu insieme a Mauro ovviamente, avete riscontrato insomma che sono così collegati tra Medio Oriente e il Regno del Nord, e quindi gli aspetti principali, che ne so, quando si parla di Adamo mi viene in mente la stirpe dei serpenti, mi viene in mente il Gan Eden, come adesso a me vengono in mente insomma questi tre aspetti, però ovviamente tu dici quali sono le cose principali che hai riscontrato, perché tu hai fatto appunto tutta una serie anche di studi proprio di collegamento sulle lingue antiche, quindi di etimologia, di origine di questi nomi. Quindi non è secondo me quel posto lì potrebbe essere, ma in realtà c'è un collegamento vero e proprio anche con tutte le lingue antiche, insomma anche di quei luoghi. Quindi Cinzia, raccontaci un po'
la genesi di tutto A questo. allora, premesso che io mi occupo della Bibbia soprattutto dal punto di vista geografico, quindi non approfondisco questioni teologiche oppure argomenti che ha già trattato Mauro che so essere di estremo interesse, a me interessa particolarmente stabilire il dove. Adesso tu mi hai chiesto della Genesi, quindi, a Genesi rimanda subito, diciamo, le persone che magari non si occupano, di Bibbia in modo approfondito, diciamo le persone comuni quando si parla di Genesi pensano all'Eden, il giardino dell'Eden. Ad esempio in questo caso, quali sono i riscontri? Nel testo biblico quando si parla della regione dell'Eden, la Bibbia cita 4 fiumi che sono il Tigri, Eufrate, Gihon e Pison. Ora che peraltro nascevano da un'unica fonte specifica. Ora in Medio Oriente abbiamo sì il Tigri e l'Eufrate, che peraltro la Bibbia cita con nomi diversi, comunque facciamo che siano proprio quei 2 fiumi, mancano all'appello gli altri 2 e comunque, non nascono da un'unica fonte. Quindi ce ne sono solo 2 che non nascono da un'unica fonte e mancano all'appello 2 corsi d'acqua. E, questi riscontri invece si trovano nel nord della Lapponia, dove, poiché la Bibbia cita altre località, fra cui, la regione di Avila, dove c'era l'oro purissimo, e la regione di Etiopia. Avila l'ho rinvenuta nel nord della Lapponia, in una località che si chiama Avvil, e la Lapponia è proprio rinomata per avere ancora oggi delle ricche miniere d'oro, di cui una si trova a stretta vicinanza con la città di Avila. Inoltre, se facciamo un salto di circa 3000 anni e andiamo a leggerci proprio il libro di Ezechiele, lui a un certo punto, sta facendo delle profezie contro degli invasori, quindi parla di Gog, di cui teme l'attacco e dice che Gog, cioè mentre parla Ezechiele si trova, nell'area babilonese, quindi nell'attuale Iraq. Dice che Gog arriverà dall'estremo settentrione con, determinati popoli alleati, fra cui cita proprio il popolo di Etiopia. Quindi la domanda è: ma visto che Gog deve attaccare dall'estremo settentrione ed Etiopia è suo alleato, dove si trova Etiopia, che non è altro che la regione già citata in Genesi come sede dell'Eden? Perché l'Etiopia è ovvio che non possa essere quella africana, visto che non si trova certo all'estremo settentrione di un qualcuno che parli dall'area babilonese. E quindi anche queste cioè andando ad analizzare le esatte parole contenute nella Bibbia e, dimenticandoci per un attimo i fiumi di parole che sono stati scritti su quel testo, i riscontri non solo ci sono, ma sono coerenti con esattamente quello che la Bibbia riporta. Grazie Cinzia ovviamente per questa delucidazione. E quindi insomma tu hai riscontrato che in Lapponia ci sono questi 4 fiumi che partono tutti dalla stessa sorgente, quindi questa è una parte sicuramente molto interessante Allora, e in affascinante. realtà, la Lapponia è così ricca di corsi d'acqua, per cui non sono riuscita a individuare esattamente quei quattro fiumi, perché ce ne sono troppi, però ad esempio il fiume Perat, che sarebbe il nome dell'Eufrate, nelle lingue locali ha significato e quindi, indicherebbe la parola confine. E quindi, quello che io ho riscontrato poi anche in molte altre occasioni è che i nomi biblici hanno un preciso significato nelle lingue locali. Quindi i riscontri che ho trovato in merito all'Eden sono, la città di Avila, le miniere d'oro e comunque i molti fiumi che sono lì potrebbero essere fra questi ci potrebbero essere anche i 4 fiumi biblici che comunque in Medio Oriente non ci sono. Poi, scusa, un altro riscontro riguardo all'Eden e ad Adamo,
quindi parliamo sempre del cosiddetto paradiso terrestre, che poi nella Bibbia non è mai citato così. Nella Bibbia la parola Adam, significa l'uomo rosso, oppure l'uomo della terra rossa, questo in lingua ebraica. Ora, le popolazioni locali che abitavano, nell'antichità quei territori, stiamo parlando qui di tutta la Scandinavia, così come da riscontri archeologici, erano, persone dalla pelle rossa. Quindi invito chi ci ascolta, se cercate in internet la notizia, che è stata poi intitolata La sciamana di Svezia, sono stati ritrovati i resti di nativi locali che appunto avevano erano alti, di piccola statura, 1,50 m questa donna che è stata ritrovata, ed è stata ricostruita grazie a indagini genetiche come una persona dalla pelle rossa. Quindi, diciamo che questo riscontro, che magari intuitivamente uno non penserebbe mai di poter trovare, e invece, si trova, diciamo anche questo particolare trova un riscontro concreto in quelle terre nordiche. Grazie Cinzia. Allora, ovviamente rimanendo sempre un po' sugli inizi della storia umana, riscontriamo il diluvio. Tu cosa hai trovato come collegamenti con il diluvio? Ovviamente con le terre del nord. Allora, qui sono rimasta molto stupita dal punto di vista storico. Infatti, ricostruendo la toponomastica, relativa al diluvio, allora dobbiamo premettere innanzitutto che tradizionalmente, l'Arca di Noè a diluvio finito, approda, sul monte Ararat, un monte che è alto 5000 metri e che difficilmente, come dire, cioè è irrealistico pensare possa davvero trattarsi, del monte, sul quale approda l'Arca di Noè, perché essendo la Bibbia dice che durante il diluvio le acque sovrastarono tutti i monti di 6 o 7 metri, adesso non mi ricordo esattamente, però, immaginare un monte di 5000 metri sovrastato da una quantità di acqua significherebbe immaginare tutto il pianeta Terra, in quelle condizioni, cioè non ci sarebbe acqua a sufficienza perché possa succedere un qualcosa del genere. Però ipotizzando che tutto ciò sia avvenuto nel nord e tenendo presente il vero nome dell'Ararat, cioè Urartu, io ho proposto un'ipotesi perché nelle lingue germaniche Ur significa antico, Artu, è riconducibile al significato di terra, è molto simile a earth in inglese. Quindi Urartu non è altro che l'antica terra. E inoltre in fonti extra bibliche il monte in cui, approda l'arca viene chiamato Monte Bari. Tutto ciò io l'ho riscontrato in Norvegia, nei pressi di Oslo, dove c'è un monte che ha quel nome e che è alto solo 60 metri. La cosa che mi ha stupito è aver trovato delle altre fonti storiche del 1700 dove, praticamente sono stati fatti degli studi, poi derisi dagli storici di quel tempo, dove altri, studiosi hanno collocato l'Arca di Noè esattamente negli stessi luoghi in cui, li ho collocati io. Purtroppo io questi studi poi non li ho potuti approfondire perché sono stati scritti solo nell'antica lingua scandinava e sono degli studi enciclopedici, però so che qualcuno in passato è arrivato alle stesse conclusioni a cui sono arrivata io studiando l'attuale toponomastica. Che è strano Cinzia, perché non succede quasi mai Ho perso Marco. Mi senti? Mi senti Cinzia? Serena, tu mi senti? Serena, tu il Serena, microfono chiuso. non ti sento e Marco non c'è più. Serena, il microfono chiuso.
Sì, scusami, io avevo il Ok. microfono chiuso, Cinzia. Allora, Marco, lo senti, Ok. Marco? Riesci a sentirlo, Marco, No, no, adesso? non lo Ok, sento e non lo vedo. e non Oh. so il motivo, però eventualmente chiedo a questo punto di fare a Serena da tramite, vediamo. Sì? Allora ti faccio io Dicevo da tramite, Cinzia. Vai, Marco, e Ok, poi dicevo, riporto. strana questa cosa che dimmi tutto, sono siano tutto state orecchi. derise le vecchie ricerche che facevano ipotesi diverse, perché non succede quasi mai. Vediamo anche oggi che chiunque provi ad avanzare qualche nuova tesi, pur supportata da fatti, dati, ricerche, alla fine vediamo che la storia è molto ciclica da questo punto di vista. E quindi volevo chiederle se anche lei si è imbattuta negli integralisti dell'opposizione al nuovo, quindi dove anche solo un'ipotesi è blasfema. Allora, Cinzia, Marco ci chiede, a parte che è molto strana questa cosa, però anche, anche in questo caso, ovviamente c'è sempre qualcosa che quando si riporta o si scopre qualcosa di nuovo, c'è comunque una resistenza ad accettarlo. E allora con questa ricerca di cui tu hai appena parlato, tra l'altro insomma che qualcuno in passato era giunto alle tue stesse conclusioni, chiede Marco se ti sei imbattuta anche tu in integralisti che non vogliono accettare queste nuove ipotesi. Intanto chiamiamoli ipotesi, in realtà sono delle ricerche vere e proprie che hanno un fondamento. Allora, gli integralisti, come li chiami tu, non mancano di certo, perché molte persone si sono, così, diciamo così, hanno ritenuto questo lavoro quasi una provocazione. Io in realtà, come mi baso sulla ragione, io studio i dati, i contenuti nella Bibbia, in questo caso dati geografici, ma non solo, e constato che applicandoli al Nord Europa, tutto combacia. Io capisco che tutto ciò possa sembrare incredibile e molte persone mi hanno detto con molta franchezza: "Vabbè, son migliaia di anni che fior studiosi si studia il testo, adesso arrivi tu e a cambiare la storia del mondo". Ehm, guarda, io non so che cosa dire a queste persone. L'unica, mia speranza è quella, che ho proposto, ho detto: "Leggete il libro, vedete quali sono i riscontri e poi casomai ne parliamo". Perché la verità è che in Medio Oriente, soprattutto dal punto di vista toponomastico e anche archeologico, manca molto. Noi naturalmente, sia io che Mauro, siamo dell'idea di lasciare sempre la porta aperta al dubbio e il fatto che attualmente manchi quella toponomastica citata nella Bibbia potrebbe avere molte spiegazioni. Ovviamente, visto il tempo trascorso, i toponimi potrebbero non esistere più, essere stati cambiati nel corso dei millenni, quindi noi, non stiamo vendendo nuove verità. Però la questione, secondo noi vale la pena essere approfondita, anche perché questi toponimi che io rinvengo nel Nord Europa sono sotto gli occhi di tutti, quindi quelli sono luoghi abitati, i toponimi sono lì oggi e io mi sono chiesta per quale strano motivo non siano di dominio pubblico. Perché, E questa è una bellissima domanda. quindi già Ovviamente. questa è una domanda che non può essere elusa, cioè i toponimi sono lì. Per quale motivo nessuno è a conoscenza di questa situazione? Esatto. Quindi, tra l'altro la cosa ancora più intrigante è che è possibile ricostruire nel nord gli itinerari biblici che sono molto dettagliati. E quindi questa è un'ulteriore domanda, cioè se qualcuno avesse ricostruito, artificiosamente quella toponomastica, come qualcuno ha voluto, ipotizzare, dovrebbe aver fatto un lavoro veramente ciclopico, perché ricostruire una toponomastica su territori che sono ampi quanto
un quinto di tutta l'Europa, non è uno scherzo, comporterebbe un lavoro incredibile, un dispendio di energie immenso. E poi comunque ci sono dei siti archeologici che sono incredibili. Ad esempio, guarda, te ne voglio citare uno perché è stato il primo che ho trovato ed è anche stato il momento in cui ho pensato che quello che io stavo osservando valeva la pena essere studiato. C'è una località che si chiama Asion-Gaver che teoricamente dovrebbe essere collocata, in cima al Golfo di Aqaba. In questa località, affondarono le navi, anzi si sfasciarono le navi del re Giosafat, il quale aveva intrapreso un viaggio che partiva da Tarsis, passava per Asion-Gaver per poi andare, nella terra di Ofir. Ora, premesso che nessuna di queste località è mai stata rinvenuta, non esiste nella toponomastica, ehm, io le ho anzi, e poi premesso che, l'itinerario che si ipotizza tradizionalmente andrebbe dalla Spagna, quindi bisognerebbe, circumnavigare tutta l'Africa, risalire fino in cima al Golfo di Aqaba e lì naufragare una volta arrivati a destinazione, per poi proseguire un viaggio presumibilmente verso l'India dove, si ipotizza si trattasse Ofir, quindi, è una traiettoria veramente irrealistica. Io non solo ho trovato il tragitto che parte dalla Danimarca e arriva alla fine dell'Ostrobotnia, ma a metà di questo tragitto c'è la località di Asion-Kvar, che assomiglia molto a Asion-Gaver, e lì l'archeologia ha rinvenuto migliaia di relitti navali che giacciono sul fondo marino perché è un'area, dove le acque marine sono molto basse e ci sono rocce affioranti. Quindi non solo si trovano i nomi, ma si trova anche una realtà a livello morfologico e anche a livello archeologico che rispecchia in modo impressionante quello che dice la Bibbia. E che Medio Oriente, insomma, diciamo nei luoghi tradizionali comunque il racconto sembra un po' tirato per i capelli, ecco. Ma in effetti, Cinzia, tornando al discorso, no, della toponomastica, così tanti dicono, vabbè, anche per esempio York, New York, Ah, sì, sì. Venezia, Venice, eccetera. Sì, Però sì. in realtà non rispecchiano esattamente, New York non rispetta, non è una ricostruzione, diciamo così, di York, e Venice non è una ricostruzione di Venezia. In realtà, diciamo che sono nomi che sono stati dati un po' per, come posso dire, perché si ha una passione, chiamiamola così, concedetemi il termine anche se non è corretto, per questi posti, ma in realtà non combacia poi ovviamente il discorso territoriale, il modo con cui sono state costruite. Quello che invece tu hai riscontrato è proprio anche tutto il discorso, come dicevi, proprio degli itinerari, ma c'è proprio sia a livello archeologico sia a livello strutturale dell'ambiente invece che combacia con quello che viene scritto nella Bibbia, quindi sono due aspetti diversi Sì, della cosa. guarda, in questo secondo libro io e Mauro abbiamo fatto una domanda che, potrà sembrare provocatoria, ma non lo è affatto, perché ti ripeto, i riscontri sono troppi, e la domanda è stata: e se fossero i toponimi mediorientali ad essere copie? È una Perché domanda assolutamente lecita. esatto, è una domanda, quindi io aspetto se qualcuno mi vuole dare delle risposte. La domanda sorge, per appunto non è, meramente provocatoria, ma sorge da una situazione ben concreta. Ad esempio, faccio 2 esempi eclatanti che possono essere insomma utili per chi ci ascolta. La penisola del Sinai, dove si troverebbe il Monte Sinai e che peraltro è una meta turistica a livello mondiale, dicono gli stessi esegeti della Bibbia di Gerusalemme, quindi io mi sono sempre fondata, tra l'altro ho sempre fondato il mio studio su fonti accademiche senza inventarmi niente. Quindi gli esegeti della Bibbia di Gerusalemme dicono in merito al Monte Sinai, che è stato così chiamato nel IV secolo d.C. dalla cristianità, perché gli israeliti si sono dimenticati presto l'ubicazione del monte e da questo è stato poi dato il nome a tutta la penisola sinaitica.
Quindi l'Esodo avviene quasi 2 millenni prima ed evidentemente quella penisola non aveva quel nome. Poi dimenticarsi il monte dove Dio è apparso per la prima volta a me sembra, a dir poco, incredibile. E quindi quando poi invece io trovo i riscontri in Finlandia e trovo sia il deserto del Sinai che il monte Sinai, che il deserto del Sur e del Sin che pure mancano in Medio Oriente, io mi faccio delle domande. Poi se un giorno qualcuno vorrà aiutarmi nel trovare delle risposte, io sono disponibile. Un altro caso eclatante è Gerusalemme stessa. Gerusalemme ai tempi del re Salomone, come da studi archeologici, praticamente non esisteva, era un villaggio di piccole dimensioni che non avrebbe neanche potuto contenere il tempio, la reggia e quegli sfarzosi edifici che la Bibbia descrive. E quindi il tempio comunque è stato cercato in tutti i modi e fino ad oggi non è mai stato rinvenuto. Quindi anche in questo caso noi non mettiamo limiti alla provvidenza e magari un giorno l'archeologia lo troverà, però nel frattempo un tempio che aveva le fattezze di quello descritto nella Bibbia compare in Svezia come da fonti storiche di Adamo di Brema, che descrive un tempio che era in tutto e per tutto simile a quello di Salomone, con tanto di catena d'oro all'esterno, ma quel tempio non è quello di Salomone perché è stato distrutto in epoca medievale. La cosa bizzarra è che aveva le fattezze di un tempio che in Medio Oriente non si trova. Nelle vicinanze di quel tempio, gli archeologi hanno scoperto un tempio più antico che aveva, la base rettangolare concentrica che fu distrutto da un incendio, esattamente come il tempio biblico. Quindi io ho ipotizzato che il successivo tempio distrutto poi in epoca recente possa essere stato ricostruito con le fattezze di uno più antico, che potrebbe proprio essere quello che in Medio Oriente non è mai venuto fuori. E di preciso, sperando che mi senta anche direttamente Cinzia, mi senti? Senti No? Marco, Quindi Cinzia? Serena fai sempre No, tu da lo sento e non lo tramite. No, vedo allora purtroppo. ecco, allora ti faccio Di io da preciso tramite. in Svezia dove è Vogliamo stato provare a rinvenuto? Di preciso in Svezia chiudere e dove? riaprire? No, 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 guarda, ti faccio io da tramite, Ah, così okay. sì, facciamo così. Allora, Marco chiede esattamente qual è il luogo della Svezia che tu hai riscontrato, nel quale tu hai riscontrato appunto la presenza di questo tempio. Allora la città è la città di Uppsala, di cui ho parlato nel libro, si trovano anche notizie in internet in merito. La città di Uppsala che anticamente si chiamava Gamla Uppsala. Tra l'altro questa prima parte del nome Gamla si ritrova, identica in Medio Oriente, diciamo nelle lingue scandinave, significa, antico, quindi il nome era Antica Uppsala. Ma la cosa che a me diciamo mi ha stupito è che quella città è circondata da altre città che sono perfettamente omonime delle città amorree. Quindi Gerusalemme prima di essere conquistata dagli israeliti era una città amorrea. Quindi lì ho trovato, quello che vi ho detto relativo al tempio e in più la toponomastica, diciamo consente di delimitare, la regione, dei re amorrei così come descritta nella Bibbia. E poi ho trovato sì. un'altra fonte storica, quella veramente mi ha davvero stupita. Qui si tratta di Snorri Sturluson, uno storico islandese del 1200, il quale, si accinge a parlare, come lui dice nell'incipit del suo testo, delle storie dei re di lingua danese così come me li hanno raccontati, i saggi e gli anziani e, cominciando a raccontare questa storia cita la Baia di Narva e la città di Gerusalemme. Ora, il racconto di Snorri è stato, trasposto nel Mediterraneo e in più Snorri si è beccato gli insulti di Dorico Dumezil,
e il quale gli contesta il fatto di non aver capito niente delle sue storie nordiche perché è andato a piazzarle nel Mediterraneo. Ma se teniamo conto che la baia di Narva che cita Snorri si trova in Estonia, anche questa si trova con Google Earth, si vede che i toponimi che lui cita sono toponimi nordici e quindi quella Gerusalemme che lui cita aspetta una spiegazione. Io la mia la potete intuire, quindi non vado oltre nei particolari, però ci sono testimonianze di ogni genere, quindi storiche, archeologiche, toporomastiche, c'è quello che in Medio Oriente manca. Quindi se ne vogliamo parlare di questa strana situazione del nord. Ultima domanda flash, Serena, se mi fai da tramite. Sì, Si c'è è... un'altra domanda da parte di Adesso Marco, adesso te la la ti senti? sento, adesso Passo la ti passo, sento e ti eccomi, vedo. eccomi. Ottimo. Non farmi le Cinzia, domande difficili. Dimmi, no, questa è più una curiosità. Ti sei dimmi. già imbattuta o ti è già capitato di studiare o incrociare l'isola di Gotland? Uh, mi fai una domanda? L'isola di Gotland è qualcosa di fuori dal mondo. Ne parlerò poi nel prossimo. Ma avevi delle curiosità Bene, specifiche allora in vedi. merito? No, beh, allora noi, in particolare come Movimento Roosevelt e in MRTV abbiamo il nostro grandissimo Gianfranco Carpeoro, che ha fatto Mhm. studia principalmente simboli e, Mm. in romanzi piuttosto che anche in molti seminari ha parlato di questa isola e di come poi possa aver influito anche fino all'epoca addirittura medievale, appunto con i famosi Goti, che hanno qualche nome Esatto. simile. E quindi ero curiosissimo, visto che eravamo in zona geografica, di vedere se si erano incrociate queste due strade. E quindi Sì, sarò guarda, ancora più curioso di vedere il secondo libro a questo punto. sì, l'isola di Gotland diventerà la protagonista del prossimo. Guarda, è un territorio veramente affascinante che rivela un'antichità veramente misteriosa. Tra l'altro penso che sia uno dei posti della Terra più ricco di quei famosi labirinti che si trovano un po' ovunque e che alcuni studiosi sono associati ai cosiddetti Atlantidei. E l'isola di Esatto. Gotland ne è ricchissima, sì. Tra l'altro ci sono anche gli stessi nella penisola di Kola, che praticamente se immaginavi come un pane senza coda, così per capirci in semplicità, e anche lì ci sono delle testimonianze archeologiche che parlano di un mondo perduto e che io penso volutamente non è mai stato indagato. Dà Grazie Cinzia. Beh, fastidio, il nord insomma, dà fastidio. Cinzia intanto ci ha dato un piccolo spoiler sul prossimo libro, e allora io ne approfitto già per dirti, beh, ti vogliamo qua poi quando uscirà il prossimo libro per darci tutte queste indicazioni, e così magari anche Promesso. Marco vedrà soddisfatta la sua curiosità in merito, che poi è bello anche poter appunto collegare questi due aspetti degli studi, delle ricerche che stai facendo tu con quelle che ha fatto poi Gianfranco. È molto interessante, sarebbe bello anche magari incrociarle. Ah, poi già Intanto solo con il Ah sì, poco sì. che ha detto, labirintico, cioè esatto. si apre proprio un calderone immenso. Io Ma voglio assolutamente una copia appena guarda, disponibile, proprio anche solo con le pagine pinzate, subito la pago qualsiasi cifra. sì. Bellissimo. Guarda, Quindi siccome è come si dice, chi vuole intendere intenda, perché poi non vado oltre, in Norvegia, anche nell'isola di Gotland, sono stati trovati, reperti romani non frutto di scorribande o saccheggi, ma proprietà che li detenevano, comprese tombe di gente altolocata,
che sono appunto state rinvenute in Norvegia. Quindi qui non vado avanti perché sennò diciamo troppe Spoileriamo cose. troppo il Però prossimo, quindi no, guarda, ho fatto già un accenno in questo libro, però immagino che si capisce quale possa essere l'argomento del prossimo. Fantastico. E allora dai, torniamo a questo, così insomma, intanto concentriamo la curiosità su questo libro. Senti Cinzia, io volevo chiederti cioè, di parlarci di 3 nomi. Abramo, Ismaele, Israele. Insomma, Ah. cosa puoi aver collegato tra il Medio Oriente e il Nord con questi 3 nomi? Allora, premesso che ci sono, alcuni esegeti che negano, come dire, l'esistenza dal punto di vista storico di Abramo. Quindi anche in merito al padre del popolo eletto, ci sono dei dubbi, anzi molti dubbi, visto che gli stessi esegeti li sollevano. Allora, per quanto riguarda Abramo, ho rinvenuto in Norvegia, le località che sono riconducibili alla sua diciamo alla prima parte della sua vita, che sono, Paddan, Aram e soprattutto Harran, che è il luogo in cui lui si, trasferisce ed è il luogo in cui dove, l'Onnipotente gli dirà, "Lascia la tua terra e vai in terra di Canaan". Quindi io ho rinvenuto questi luoghi e lo spostamento poi in terra di Canaan, significa nel nord lo spostamento nel sud della Finlandia, dove ci sono innumerevoli toponimi con quel nome in lingua finlandese, cioè Canaan, Maa, che tradotto, significa esattamente terra di Canaan. Quello che mi ha veramente stupito riguardo Abramo riguarda l'etimologia del suo nome. In lingua ebraica, Abramo in un primo momento si chiama Avram e poi successivamente Dio gli cambia il nome in Avraham, cioè con una H in più rispetto al precedente, e fanno notare gli esegeti che a questo cambio di nome non corrisponde un cambio di destino, perché in ebraico questa parola viene interpretata come, padre di molti, padre di una moltitudine, ma il significato rimane lo stesso, sia prima che dopo. E quindi appunto gli esegeti sottolineano, chiamiamola, questa stranezza. Se invece andiamo ad analizzare il nome alla luce della situazione nordica, il cambio di nome è incredibile, perché il primo nome Avram, cioè Avram, considerata la lingua norvegese dove lui si trova, significa essere di Ram. E cosa significa essere di Ram? Ram è il fiume che scorre proprio nella città di Arran norvegese. Okay, quindi è come se Dio le dicesse: "Tu, non sarai più quello di Ram, cioè di quel che sta presso quel fiume". Il cambio di nome alla luce della lingua finlandese, che è la terra dove lui si trasferisce dopo, cioè Raha con la H iniziale, quindi da Avram a Avraham, significa, soldi, ricchezza. E infatti poi la Bibbia sottolinea che Abramo era diventato un uomo ricco. Quindi io ho dei riscontri non solo toponomastici, ma anche relativi alle antiche lingue locali dei rispettivi territori. Questa mi è sembrata diciamo, una serie di coincidenze che sono veramente troppo precise per essere casuali. E la stessa cosa, avviene con suo figlio Isacco. Cioè tu mi hai chiesto di Ismaele, ma forse volevi sapere del figlio Isacco, che è il figlio quello il figlio importante, diciamo, perché Ismaele è il figlio della schiava. Sì, no, in E realtà volevo fare un quadro un po' più generale, quindi okay. qualsiasi esatto, ho detto i 3 nomi per fare un quadro un po' più generale, però Okay.
Tu vai e raccontaci. Okay, quindi Isacco è il figlio che Abramo avrà in tarda età con la moglie Sara, che è pure anziana. Questo nome in ebraico viene, interpretato come, la madre che ride. Perché ride la madre? Per 2 motivi. In primo luogo perché quando riceve l'annuncio da parte dei Malachim, lei è incredula e quindi letteralmente ride in faccia a questi emissari. Il secondo motivo, potrebbe essere quello della sua felicità per aver avuto finalmente un figlio in così tarda età. Invece il significato del nome Isacco nella lingua finlandese, che è l'area dove avviene appunto la nascita di questo primo figlio, anzi no, del secondo, riguarda, la principale divinità, cioè Ukko. Quindi, allora Isacco naturalmente è italianizzato, quindi il nome Isaukko in lingua, finlandese significa Isa può significare genitore, padre, madre. Quindi Isa Ukko significa anziano, quindi l'etimologia del nome potrebbe essere o, il figlio dei genitori anziani, oppure Iso significa grande e Ukko è anche il nome della principale divinità, quindi potrebbe significare grande e Ukko, cioè, insomma in ringraziamento alla principale divinità di quei territori. E anche in questo caso il riscontro è talmente preciso che veramente ritengo improbabile che possano essere delle mere coincidenze, ecco. Quindi i riscontri, ti ripeto, sono veramente molto precisi e anche connessi alla mitologia nordica. Poi non mi ricordo, mi avevi chiesto qualcos'altro, ma mi sono persa. No, no, io ti avevo detto le 3 parole: Abramo, Ismaele, Israele. Ecco, questo Ah, insomma cosa ci sì, puoi dire Israele. insomma? Ecco, sì. Eh beh, Israele bisognerebbe fare una settimana di allora, diciamo Qualche spunto di riflessione, ecco. allora lo spunto di riflessione è questo. Dunque, Israele è il nome, che viene dato in un secondo momento a Giacobbe. Quindi abbiamo Abramo, Isacco, Giacobbe, poi, Giacobbe, diventerà gli verrà, dato il nome di Israele. Da lui nasceranno poi, i figli che saranno le 12 tribù. Di Giacobbe sono riuscita anche in questo caso a ricostruire gli itinerari, vale a dire lui a un certo momento della sua vita, dovendo andare a prendere moglie, segue, l'ordine che gli viene dato dai genitori, cioè quello di andarsi a prendere la moglie, presso la famiglia d'origine. Ora è stato veramente incredibile ricostruire il tragitto perché si vede, in base alla toponomastica, che lui, si sposta dal sud della Finlandia, che abbiamo detto essere la terra di Canaan, ed è diretto, presso la località di Paddan, che si trova, sempre in sulle coste norvegesi occidentali. La cosa che mi ha veramente colpita è vedere che questo itinerario è percorribile ancora oggi attraverso una strada che viene detta la strada dei re, è una strada che si chiama così dall'epoca medievale, ma purtroppo nel Nord Europa non ci sono fonti storiche, se non cominciano nei primi secoli dopo Cristo. Quindi c'è questa strada dei re che è nominata anche nella Bibbia come strada regia. E la cosa incredibile è che questa strada dei re scandinava, di cui ho tracciato l'itinerario appunto nel libro, conduce proprio a Paddan, passa proprio da lì, cioè Paddan si trova proprio a ridosso di questa strada. Ed è incredibile anche che nella mitologia norrena quest'area della Norvegia viene chiamata, da Odino, la terra degli dei. Cioè, praticamente Odino parla di 2 territori, uno nel quale sono stanziati gli dei, l'altro in cui sono stanziati i giganti, 2 territori che sono limitrofi. Ora, siccome i territori dei giganti, si possono rintracciare nella parte
orientale della Scandinavia, io ho pensato che gli dei stessero nella parte occidentale, quindi ho chiamato quella parte la terra degli dei. E Giacobbe va a prendere moglie proprio lì, nella terra degli dei. E quindi poi il racconto è molto lungo per, spiegarlo fino in fondo, però è particolare notare che, le radici del popolo di Israele, se parliamo del Nord Europa, affondano in una terra dove dimoravano gli dei e questo fa di loro una stirpe molto speciale. Oltretutto loro erano molto attenti a mantenere intatta questa stirpe, perché Abramo è sposato con la sorellastra e, il figlio Isacco, così come Giacobbe, vengono invitati dai rispettivi genitori a prendere moglie all'interno della famiglia e quindi loro sposano delle cugine che, sono, più che cugine, perché sono tutte figlie di matrimoni incestuosi che vanno avanti da tempo. Come dire, volevano preservare la loro peculiarità. Si dice infatti anche la linea di sangue, no, si dice Chiamiamo anche così. Sì, Ecco, esatto, chiamiamola anche così. chiamiamola così. Cinzia, io ci stiamo avviando in conclusione, quindi ovviamente Okay. ti invito a dare i titoli di quelli che sono i tuoi libri, così diamo insomma degli spunti di approfondimento ai Allora, nostri ai guarda, nostri le ascoltatori. faccio vedere. Allora, qui questo è il Fantastico. primo, no, di qua gli Di dei qua baltici della Bibbia, questo è il primo, pionieristico in cui abbiamo descritto io e Mauro, le quello che era emerso fino a quel momento e qui abbiamo, la Bibbia, il Regno del Nord, dove proponiamo finalmente un'ipotesi su come potrebbero essere andate le cose. Ci tengo a precisare che noi ci teniamo molto a sottolineare che si tratta di ipotesi sulle quali vogliamo discutere e quindi che non si innervosiscano troppo quelli che non ne sono convinti perché, ci siamo posti delle domande ed è sempre lecito farlo, soprattutto in presenza di indizi concreti. E questo è assolutamente, secondo me, la cosa più bella perché sviluppa comunque quello che è il pensiero critico, il modo di pensare proprio, la ricerca, e quindi insomma, secondo me, come dice appunto Mauro, la mente aperta. Eh Ecco, sì, uno manteniamo di questo esatto, in esatto. questo modo. Allora, Cinzia, io ovviamente dico anche che i libri sono stati editati da Uno Editori, quindi ne approfittiamo anche per Certo, lo salutare Prabat. ringraziamo. Esatto. Ciao, ciao Prabhat. Esatto, e ringraziamo ovviamente anche Mauro per questo, insomma, contributo al tuo grande lavoro. A questo punto chiamo Marco che si è un po' eclissato per È le scappato. Sono qui, conclusioni. sono qui. Ecco. No, ho visto che Marco, ci a sono te dei qualcosa problemini di linea, quindi cerco di caricare meno immagini possibili a schermo, perché così almeno facilita la fluidità delle immagini. No, io non posso che ribadire che sono assolutamente già prenotato per la primissima uscita della primissima copia disponibile e adesso mi vado a recuperare anche gli altri nel frattempo. Allora, grazie Marco. Allora, grazie a tutti coloro ovviamente che ci hanno seguito, che ci seguiranno. Grazie di cuore a Cinzia per essere stata qua con noi oggi a darci questi bellissimi spunti di riflessione, di approfondimento, di ricerca. Quindi Cinzia, con l'invito ovviamente di averti qua di nuovo. Volentieri, grazie a voi. Grazie Serena, grazie Marco. Un saluto a tutti. Grazie a te, grazie ovviamente a Marco e come al solito allora Marco, sigla.